Oggi vedremo il nuovo F1 P134H con resistenza superiore da 2100 watt. Faremo un unboxing veloce, un'analisi dettagliata del forno e delle specifiche tecniche per vedere poi l'installazione e il rodaggio del biscotto. Alcune precauzioni d'uso e consigli molto utili da sapere se possedete o se avete appena acquistato questo forno ed infine ovviamente le mie prime pizze, quindi se siete curiosi seguitemi. Ciao a tutti e bentornati nel canale e ad un altro episodio Pizza Time. Dopo quasi 2 mesi di attesa è finalmente arrivato. Come avete anche visto dall'intro abbiamo il nuovissimo F1 P134H e la novità è che praticamente si tratta di una versione aggiornata con resistenza superiore da 2100 watt piuttosto che la canonica da 1900 watt. Che io sappia è da poco più di un mese che è possibile trovare questa nuova versione in commercio e probabilmente in preparazione per la nuova versione di F1 in arrivo a breve, che potrebbe appunto montare la stessa resistenza. Nei vari video che potete vedere nel canale siamo già riusciti ad ottenere risultati paragonabili ad F1 con il fornetto portatile Spice Caliente. Ecco ad esempio le mie ultime pizze. Ma con F1 ovviamente sarà possibile fare tutto in modo più semplice, nonché avere una cottura migliore e pizze più grandi viste le dimensioni e trattandosi ovviamente anche di un forno professionale. Nel video quindi vedrete la versione del forno da 450 gradi, incluso di pietra refrattaria originale, ma anche di biscotto aggiuntivo. Si tratta di un kit che viene venduto sul sito F1 al prezzo di 499 euro più spedizione, anche se io sono riuscito a ottenerlo a 420 euro circa, tramite uno sconto speciale. Se volete poi ulteriori informazioni al riguardo scrivetemi pure nei commenti. Comunque per circa 100 euro in più potete anche trovare la versione da 500 gradi dello stesso forno, si tratta esattamente appunto dello stesso forno ma con i termostati tarati a 500 gradi anziché 4,50. Ma direi comunque di iniziare subito con il video, con un unboxing, analisi e misure del prodotto, quindi seguitemi. Ed ecco il nostro F1 P134H dopo averlo rimosso dall'imballo. Arriva addirittura su di un bancale essendo abbastanza voluminoso. Iniziamo innanzitutto con le misurazioni. Notiamo subito che non è eccessivamente largo ma è già molto profondo, quindi tenete in considerazione le dimensioni in fase di acquisto. Abbiamo 53,3 cm di larghezza, mentre abbiamo 26,3 cm di altezza che arrivano a 27,7 cm contando anche i piedini. Per quanto riguarda la profondità abbiamo 50 cm considerando il corpo del forno ed arriviamo fino a 60 cm considerando anche lo sportello. Per quanto riguarda il peso abbiamo invece 22 kg senza biscotto. Quindi adesso dopo le misurazioni guardiamo un po' più nel dettaglio il forno e le sue specifiche. Davanti possiamo notare il tasto di accensione, le due manopole per cielo e platea, vediamo la versione da 450 gradi e qui abbiamo le spie di accensione proprio per farci capire quando la resistenza sarà accesa o spenta. Il P134H è dotato di un termostato di sicurezza a riarmo manuale, quindi interviene in caso di sovratemperatura, spegnerà quindi l'apparecchiatura. Nel caso dovesse intervenire il termostato di sicurezza basterà staccare la corrente e spingere il bottone fino a raggiungere il riarmo. Guardando lateralmente il forno possiamo notare come abbiamo delle feritoie di areazione che permetteranno quindi una reazione uniforme del forno, anche grazie alla dissipazione attiva. All'interno infatti abbiamo una ventola che interverrà qualora ci sia un surriscaldamento. Solitamente si viene attivata dopo 20 minuti dall'accensione. Anche nella parte laterale, come vedete, troviamo delle feritoie per l'areazione e un avviso che ovviamente ci dice di non lavare il prodotto con acqua, ma utilizzare sempre un panno umido. Poi abbiamo tutta la pellicola che dovrà essere rimossa prima dell'accensione. Nel caso in cui doveste avere difficoltà nel rimuoverla, potete intervenire con un phon. Dopo averlo spellicolato, notiamo l'acciaio inox di cui è composto il corpo del forno. Quindi non abbiamo materiali di bassa qualità come ad esempio l'alluminio o l'acciaio cromato che non sono neanche adatti per utilizzo alimentare, diversamente invece dall'acciaio inox. Aprendo il nostro forno
Notiamo innanzitutto il manuale di istruzioni, che potete anche evitare di leggere se state guardando questo video, ma comunque vi consiglio una lettura veloce. Rimuoviamo la protezione, il polistirolo e il cartone e possiamo vedere già all'interno la pietra, in questo caso la pietra in dotazione. Abbiamo anche il biscotto, poi lo apriremo successivamente. Ovviamente se volete utilizzare il biscotto, prima di tutto dovremmo rimuovere la pietra in dotazione. All'interno abbiamo una camera non indifferente. Guardando internamente nel nostro forno, possiamo vedere come si tratti della versione da 2100 watt, quindi è l'ultima versione. Precedentemente il P134H veniva fornito con una resistenza da 1900 watt. Qui abbiamo quella potenziata, quindi abbiamo una resistenza inferiore da 900 watt. Appena vi arriva il forno vi consiglio sempre di controllare che le sonde siano ben fissate nell'apposito alloggiamento, in quanto leggo che in tantissimi le trovano fuori sede all'arrivo del forno, il che è anche abbastanza normale durante ovviamente il trasporto. E notiamo che una delle sonde è sganciata dalla posizione, quindi dobbiamo fissarla. Possiamo notare adesso come sia stata messa nuovamente in sede. Ora apriamo velocemente l'imballo del nostro biscotto. Ecco qua, dopo molto polistirolo e cartone abbiamo il nostro biscotto. Misura 34,5 per 39 cm e mezzo per un'altezza di 3 cm e mezzo. Occhio quando rimuovete la pietra originale perché sfrutta al millimetro tutta la larghezza del forno, quindi è facile graffiare le pareti rimuovendola. Ecco la pietra originale rimossa. Notiamo una considerevole differenza nello spessore fra le due pietre. Nessun problema invece inserendo il biscotto perché è leggermente meno largo della pietra refrattaria. Ovviamente stesso discorso già trattato in altri video. La sostituzione della pietra refrattaria originale con biscotto non è obbligatoria ma caldamente consigliata, specialmente se vogliamo cuocere la vera pizza napoletana, quindi ad alte temperature e senza bruciare la base della pizza. Procediamo con l'installazione del biscotto. Ecco fatto. Togliamo i residui di polvere del biscotto dopo l'inserimento. Siamo quindi pronti per la prima accensione e per il rodaggio. Ok, ora passiamo al discorso del rodaggio, che è da fare solo una volta alla prima accensione e ovviamente solo se utilizzate il biscotto. In realtà potete anche fregarvene e spararlo direttamente al massimo, ma in via precauzionale suggerisco comunque di farlo. Ci perderete un po' di tempo, ma non rischiate almeno di spaccare il biscotto. Difatti, trattandosi di una pietra porosa, potrebbe avere al suo interno dell'umidità e la forte escursione termica del forno potrebbe appunto portare a delle microfratture o fratture più grandi. Quindi per il rodaggio del biscotto procederemo con un riscaldamento graduale della pietra. Nel mio caso procederemo con step di 70 gradi, quindi accenderemo il nostro forno e imposteremo entrambe le manopole a 70 gradi. Quando si spegneranno i LED potremo procedere con altri 70. Quindi riscalderemo la pietra in vari step, dopo meno di 5 minuti notiamo che i LED si sono spenti e quindi sia cielo che platea sono arrivati a temperatura. Possiamo quindi procedere con altri 70 gradi, diciamo 140 gradi circa, ovviamente è orientativo perché qui non abbiamo i singoli step. Tendiamo nuovamente che si spengano. Dopo circa altri 5 minuti notiamo che siamo a 140 gradi circa, si sono spente entrambe. Il LED inferiore ci metterà un po' più di tempo a spegnersi rispetto a quello superiore e notiamo come sul vetro ci sia già un po' di condensa, poco oltre i 200 gradi. E attendiamo come sempre lo spegnimento. Abbiamo raggiunto i 210 sia sopra che sotto, quindi procediamo con altri 70 per arrivare quindi sui 280, quindi poniamo le manopole poco sotto i 300. Si sono spenti nuovamente ma nel frattempo si è accesa la ventola, quindi andiamo a 350 gradi ed ora l'ultimo step a 450 gradi. Ok, come vediamo il nostro forno è arrivato a temperatura al massimo. Quindi possiamo considerare concluso il nostro rodaggio.
Ora consiglio di lasciar passare 1 o 2 ore finché il biscotto non arrivi proprio a una temperatura ambiente e poi possiamo tranquillamente iniziare ad utilizzarlo come meglio crediamo. In molti c'è da dire che aspettano dei giorni, anche dei giorni dopo il rodaggio, ma io l'ho usato qualche ora dopo il rodaggio e non ho avuto alcun problema. L'importante è appunto, come dicevo, di farlo riscaldare pian piano e poi farlo raffreddare completamente prima di poterlo utilizzare. Adesso magari prima di spegnere controlleremo un attimo la temperatura. Il case esterno, come vediamo, rimane veramente freddo, 30 gradi, anche lateralmente, abbiamo 30 gradi e mezzo più o meno. Controlliamo adesso la temperatura al centro del biscotto, abbiamo 456 gradi. Quindi notiamo una coibentazione incredibile del forno. Mentre internamente misuriamo oltre 460 gradi su pietra, lo chassis esterno misura appena 32 gradi o poco più, quindi circa 10 gradi in più della temperatura ambiente. Un risultato incredibile merito anche della dissipazione attiva appunto tramite la ventola, che è scattata dopo circa 15 minuti dall'accensione o al raggiungimento di oltre 300 gradi. Adesso continuiamo con la procedura di spegnimento. La procedura di spegnimento consigliata è la seguente. Prima di tutto spegniamo il forno dal pulsante, senza staccare la spina, altrimenti la ventola smetterebbe ovviamente di girare. Poi apriremo proprio leggermente lo sportello, in modo da far fuoriuscire più velocemente il calore. Molto importante non azzerare i termostati finché non sia completamente freddo, altrimenti potrebbe verificarsi una staratura. Non appena sentiamo lo spegnimento della ventola, possiamo azzerare le manopole, come vedete qui, e staccare la nostra spina. Ed ora vi starete chiedendo, sì, ma dove lo mettiamo? Allora, per quanto riguarda la collocazione del forno, ovviamente F1 consiglia di non lasciarlo esposto da agenti atmosferici, quindi niente giardino o balcone, è sconsigliato l'uso all'aperto, mentre è perfettamente utilizzabile in casa, a patto ovviamente di lasciare uno spazio minimo di 10 o 15 cm tutto intorno al forno. Quindi è importante che specialmente sopra il forno e ai lati vi sia questa distanza appunto per agevolare anche la dissipazione del calore. Ricordate appunto le feritoie che abbiamo visto prima. L'ideale sarebbe sempre, secondo il produttore, l'installazione su di un piano in marmo o acciaio, mantenendo almeno 20 cm di distanza anche dai mobili, in modo da non rovinarli. In molti utilizzano dei carrellini, ma anche una postazione del genere andrebbe benissimo. L'importante è ricordare che non è incassabile né sovrapponibile. E passiamo ora alla pulizia. Per quanto riguarda la pulizia esterna è consigliabile usare una spugna non abrasiva o un panno umido, andrebbe bene lo stesso, evitando comunque dei prodotti abrasivi che potrebbero appunto con il tempo magari danneggiare la vernice o le scritte. Sarà importante non far entrare alcun liquido nelle feritoie ovviamente, e il biscotto come al solito non va pulito, possibilmente neanche con un panno umido, appunto per evitare che l'umidità entri nella pietra, ma basterà agire tramite pirolisi come al solito e tornerà come nuovo. Quindi lasciamo a massima temperatura per circa 20 minuti oppure finché non ritorna al suo aspetto originario. Molto importante non pulire con acqua né grattare mai le resistenze nell'interno del forno. Tuttavia, se non puliamo l'interno del forno, le performance saranno inferiori in cottura, perché appunto il potere riflettente comunque calerà. Quindi personalmente consiglio di fare di tanto in tanto una pulizia con una pasta in pietra bianca, come questa ad esempio, a base di materiali attivi 100% di origine naturale, e l'acciaio ritornerà esattamente come nuovo. E qui vedete che abbiamo fatto un impasto Biga 25 al 63% di idratazione circa, impastato con planetaria a doppio gancio iCock. Se volete potete anche trovare una recensione nel canale qui in alto a destra. Come di consueto facciamo qualche piega e pirlatura per procedere poi allo staglio. Qui vedete dei panetti da 290 grammi circa. Quindi vediamo 4 panetti da 290 grammi ed uno un po' più piccolo. A breve comunque cercherò anche di fare un video dedicato per questa ricetta che molti mi avete già chiesto, ma in alto a destra comunque trovate la ricetta della Biga 100 se volete. Oltre a questo impasto Biga ho preparato anche 2 panetti sempre da 290 grammi, ma con un diretto 24 ore temperatura ambiente, e appunto inizierò con l'utilizzare questi 2 panetti diretti. Iniziamo la stesura dell'impasto. Qui velocizzo il tutto per non annoiarvi.
Poi vado direttamente sulla pala barella Vesuvius, che vi straconsiglio. Se volete ulteriori informazioni al riguardo, guardate anche la mia recensione qui in alto a destra. Una volta condita la pizza la stendo ulteriormente sulla pala e poi in forno con una facilità veramente disarmante a cui non ero assolutamente abituato. Per la napoletana ovviamente conviene sempre impostare il cielo al massimo possibile, quindi la resistenza superiore a 450 gradi, mentre quella inferiore, la platea, andrà regolata in modo da raggiungere circa 400, massimo 420 gradi misurati con pirometro su biscotto. E vediamo appunto come la pizza si gonfia come un pallone man mano che il tempo passa e si accentua allo stesso modo anche la maculatura. La cottura richiederà circa 90 secondi, ma ad un minuto o poco meno dovrete ruotare la pizza in quanto il fondo del forno sarà molto caldo, mentre la bocca del forno, che è soggetto a dispersione termica anche per via del vetro, sarà quindi più freddo e colorerà meno la pizza. Con una girata veloce avremo invece una cottura uniforme su tutta la pizza. Con il secondo panetto dell'impasto diretto ho voluto usare una pizza a ruota di carro, tendendo il panetto dall'esterno verso l'interno e non viceversa come ho fatto per il precedente. Se volete qualche dettaglio in più comunque potete anche vedere il mio video dell'impasto stile antica pizzeria da Michele, qui sempre in alto a destra. Come vedete abbiamo un impasto che fuoriesce dalla pala ed in forno cercando di avere il LED superiore acceso e quindi la resistenza incandescente. A causa delle dimensioni eccessive ho avuto un po' di difficoltà a ruotare la pizza. Come vedete comunque abbiamo una dimensione di quasi 37 cm. Passiamo ora all'impasto biga, è una biga appunto 25 come dicevo, da 72 ore. E la proviamo a stendere un po' più a canotto. E qui durante la cottura possiamo già notare la differenza del rigonfiamento esplosivo della biga a confronto del diretto. Anche qui una bellissima pizza in meno di 90 secondi, probabilmente avrei potuto toglierla anche qualche secondo prima. C'è passato Spider-Man? La pizza con panna porcini e olio al tartufo che vediamo qui è cotta bene anche sotto, come notiamo. Anche la crema di zucchine e basilico con chips di zucchine, mozzarella e feta, che vediamo qui, presenta una bella maculatura ed un'alveolatura di tutto rispetto. In conclusione, sono sicuramente rimasto colpito dalla facilità estrema nell'utilizzare e cuocere le pizze in questo forno, facendo ovviamente una comparazione con i fornetti circolari. La dimensione maggiore e il vetro rendono tutto più semplice e le performance di questo forno renderanno bella qualsiasi pizza con un minimo di impasto fatto per bene. Inoltre, come vediamo, la scelta della versione da 450 gradi non ci priva secondo me di niente, le pizze sono cotte benissimo in meno di 90 secondi e anche con una bellissima maculatura. Quindi valutate bene se avete bisogno della versione da 500 gradi in quanto pagate circa 100 euro in più per avere esattamente lo stesso forno semplicemente tarato in modo diverso. Quindi in definitiva, nonostante debba ancora prenderci un po' la mano con questo forno e nonostante stiate vedendo le primissime pizze in assoluto che ho fatto con questo forno, abbiamo comunque già dei risultati di tutto rispetto.
pur non avendo neanche un'impastatrice a spirale o altri strumenti particolari. Ma sicuramente, una volta capito bene il funzionamento del forno e delle resistenze, sicuramente si potrà migliorare ulteriormente. Le prossime prove saranno probabilmente con la mia ricetta sponge, che trovate sempre in alto a destra, e la ricetta stile da Michele di circa 50 ore a temperatura ambiente. E questo è tutto per oggi ragazzi, spero che il video sia stato utile. Se così fosse, commentate e condividete il video, e se volete supportare il canale lasciatemi pure un like e iscrivetevi per contenuti simili in futuro. Inoltre, per altre informazioni utili potete anche dare un'occhiata alla playlist Pizza Time. Ma ora vi saluto, vi ringrazio per la visione e vi aspetto nei prossimi video.